Buongiorno camminatori, siamo alla Bergerie de Bassetta con queste bellissime casettine dove ho dormito stanotte. Abbiamo una piccola finestra di bel tempo che sfrutteremo al massimo. Ora partiamo, prima di tutto raggiungiamo Asinau, dopo Asinau capiamo se continuare verso Bavella o no. In quel modo poi ci rimarrebbe solo l'ultimo giorno. Purtroppo ho scoperto ieri che i ragazzi che hanno avuto cioè il ragazzo che è morto nella tappa che hanno chiuso era un ragazzo di 25 anni norvegese, quindi neanche una persona credo poco abituata a questi tipi di ambienti. E c'erano lui e suo fratello, si è sentito male uno di questi due ragazzi e il fratello ha fatto l'errore di lasciarlo da solo al vento e sotto la pioggia per andare a chiedere aiuto, e quando sono tornati l'hanno trovato praticamente congelato. Questo ci insegna che se qualcuno sta male bisogna essere almeno in tre, così uno va a chiamare aiuto e l'altro rimane lì magari a tenerlo caldo, a tenerlo sveglio. E invece se siamo solo in due, rimanere lì e aspettare comunque che arrivino i soccorsi. Avere anche un'applicazione che mandi un segnale di SOS solitamente è molto utile. Peccato. Allora, siamo praticamente nell'occhio del ciclone, cioè abbiamo una tempesta davanti e una tempesta dietro, ma noi stiamo galleggiando in mezzo, quindi per il momento va bene e oggi dovrebbe reggere. E questa qui è la piana, se vedete qualcosa, sì, è la piana dove ci sono un po' di bergerie, un po' di... ne abbiamo appena superata un'altra, questa è Matalza. E continuiamo, arriviamo fino alla Bergerie Croci e poi decidiamo se arrivare ad Assinau, che dovrebbe essere anche chiuso. E questo qui è la discesa per arrivare ad Assinau. Diciamo che la giornata era iniziata bene, ma non sta continuando altrettanto bene. È un po' scivoloso, c'è acqua sul tracciato, tutta roccia, ma piano piano arriveremo giù. Sono appena arrivato al che è questo qui, discendendo da questa poco ripida montagna. Credo che sia la discesa più brutta dalla parte sud. Sono anche scivolato un paio di volte, ma vi volevo far vedere le tende che sono volate dal rifugio Asinau, quindi direi che anche lì c'è stata una bellissima tempesta. Purtroppo il rifugio Asinau è chiuso e quindi ci tocca proseguire per Bavella. Praticamente diventa questo è il penultimo giorno di cammino, domani dovrebbe essere l'ultimo. Cioè non mi sembra quasi vero di esserci riuscito, nonostante le difficoltà, e abbiamo comunque saltato una tappa, questo è da dire, non per nostro volere. Il percorso adesso diventa un po' più tranquillo, siamo sotto i 1500, c'è un po' di su e giù, ma niente di particolare, quindi si fa al bonjour. Abbiamo questi 10 km fino a Bavella con 800 metri di discesa e un 400 di salita. Si fanno tranquillamente. Bella questa valle comunque, dai, anche se c'è un po' di nuvole. E camminerete in questa pineta. Il tempo sembra migliorare. Credo che per le 4, le 5 saremo a Bavella, l'ultima cittadina prima di Conca. Finite ragazzi, non ci posso credere sia finite. Allora, sentiero veramente tranquillo, ho beccato anche alcuni camminatori della domenica, quindi vuol dire che la cittadina è vicina. Eccone, ce n'è un altro che sta passando adesso. E ve lo faccio vedere, va. No, questo è un trail runner, però comunque della domenica. Ok, siamo appena arrivati a Bavella.
c'è una strada, c'è una specie di Madonna con una croce, una specie di santuario, non so per cosa, però dobbiamo cercare di mettere la tenda prima che questa tempesta arrivi qui. Comunque raga, l'ultima salita prima di Bavella, cioè non è niente di particolare, però il problema è che dopo 22 km quella salita lì è la ciliegina sulla torta praticamente. Poi ci sono un sacco di targhe, di ceri, credo che sia una specie di santuario, la Madonna di Bavella, non lo so.